Ciao! L'argomento di cui parliamo adesso è il setup dello strumento. Questo è un argomento a mio parere importante perché un bassista dovrebbe comunque conoscere quali sono le principali regolazioni che possono essere fatte in modo autonomo sullo strumento senza necessariamente essere, diciamo, un liutaio professionista. Questo per un motivo anche molto semplice, cioè la capacità di regolare lo strumento sulla base delle proprie esigenze. È ovvio che non tutto saremo magari in grado di farlo, ci sono sicuramente delle cose per le quali sarà necessario andare da un liutaio per farsi aiutare a mettere a posto lo strumento in caso di alcuni difetti o alcune regolazioni comunque più complesse, ma ci sono tutta una serie di regolazioni che possono essere fatte in modo assolutamente autonomo. La prima cosa importante è quella proprio di non farsi prendere dal panico pensando che siano delle cose complicatissime. In realtà si possono fare tranquillamente tutta una serie di regolazioni che sono peraltro assolutamente reversibili, cioè non provocano assolutamente nessun danno allo strumento, tanto più se poi vengono fatte in modo assolutamente progressivo e si valuta l'effetto della regolazione. Vediamo quindi le regolazioni, diciamo, principali che possiamo fare parlando di setup. Sicuramente possiamo fare la regolazione dell'action dello strumento, cioè dell'altezza che c'è tra le corde e i tasti, e questa può essere fatta agendo fondamentalmente su due parametri. Uno è il truss rod, cioè la barra che sta all'interno del manico e che permette di regolarne la curvatura entro ovviamente un certo margine, e vedremo quindi di che cosa si tratta più in dettaglio dopo. Un'altra regolazione sicuramente che può agire sull'action è quella delle sellette al ponte, dell'altezza quindi di queste sellette. Sempre parlando di sellette al ponte, esse ci permettono anche di fare un'altra regolazione che è quella dell'intonazione delle corde, in modo da avere lo strumento intonato non soltanto con la corda a vuoto ma anche con tutte le note premute. Un'ulteriore regolazione che possiamo fare è poi l'altezza dei pick-up rispetto alle corde. Allora, fatta questa prima panoramica, partiamo quindi dalla prima regolazione che dicevamo, è quella dell'action, cioè dell'altezza delle corde. Allora, innanzitutto l'altezza delle corde dai tasti non è un qualcosa che ha una ricetta univoca. Ciascuno può trovare più comodo suonare con le corde più o meno vicine o più o meno distante dai tasti. Ovviamente ci sono dei range sensati entro il quale muoversi, voglio dire, probabilmente tenere le corde a mezzo centimetro dai tasti forse è un po' troppo, altrettanto potrebbe essere suonare con le corde praticamente appoggiate alla tastiera, perché sarebbe difficile non produrre poi tutta una serie di rumori di fondo che potrebbero essere indesiderati quando si suona. Tuttavia, come dicevamo, tra gli estremi poi ci sono tante vie di mezzo che possono essere utilizzate e dipendono molto quindi dal nostro modo di suonare, da quello che troviamo più comodo. È ovvio che tendenzialmente in linea di massima, ma più terremo le corde vicine alla tastiera e più sarà facile premere le corde e portarle a suonare, più le terremo distanti, più dovremo fare fatica comunque con le dita della mano sinistra a premere le corde per portarle a toccare il tasto. Come possiamo agire, dicevamo, sull'action? Una prima regolazione importante è il truss rod, che è una di quelle cose che spesso si vedono un po' come un pericolo da toccare. Caspita, andiamo a toccare il truss rod, ci si spezza il manico, succedono delle cose incredibili, botti eccetera. In realtà non è così, voglio dire. L'importante è che le regolazioni che facciamo siano sempre fatte in modo assolutamente progressivo. Allora, diciamo intanto che un manico di uno strumento non dovrebbe essere mai ovviamente completamente piatto, perché se completamente piatto vuol dire che le corde si troverebbero praticamente quasi ad essere appoggiate sulla tastiera in tutta la prima parte del manico, questa, e quindi praticamente non potrebbe suonare lo strumento.
In realtà lo strumento per suonare ha bisogno di avere, diciamo, una piccola pancia almeno, quindi dobbiamo dare un po' di aria perché possa suonare almeno nella sua zona, diciamo, centrale, in modo che le corde vibrando non vadano a sbattere sui tasti e possano quindi produrre appunto le note. Un controllo molto semplice, diciamo, che possiamo fare senza bisogno di ricette particolari su come è messo il manico è semplicemente quello di premere al primo tasto e all'ultimo tasto la corda e poi andare a vedere più o meno nella zona centrale del manico, intorno al settimo tasto, ottavo tasto, la distanza che c'è tra la corda e il tasto, tenendo premute appunto, come dicevamo, questi due estremi. Diciamo che la distanza è qualcosa che deve essere veramente molto piccolo, intorno a 0,1-0,2 mm, ecco, se vogliamo avere un manico abbastanza dritto con una pancia, diciamo, minima. Poi se vogliamo andare su cose un po' più ampie possiamo anche decidere di dare 1 millimetro o di più, però a quel punto avremo già un manico che ha una pancia decisamente più consistente e ovviamente più faticoso poi da suonare. Uno dei primi sintomi, se per esempio ci friggono i primi tasti, quindi se sentiamo che quando suoniamo le note sui primi tasti producono quello che io chiamo friggere, che è quel brusio di fondo di corda che ribatte in vibrazione su altri tasti, questo è sicuramente un sintomo che abbiamo il manico troppo dritto. Quindi se vogliamo eliminare, diciamo, quel rumore indesiderato in questa parte della tastiera, vuol dire che dobbiamo dare un pochino più di pancia al manico. Per dare un po' più di pancia interveniamo appunto sul truss rod. Solitamente il truss rod ha due accessi possibili, uno è dal lato del manico, da questa parte quindi sul corpo, in questo basso per esempio il truss rod ha l'accesso da questa parte del manico, altri strumenti hanno l'accesso dalla paletta, diciamo, dalla parte superiore. Il funzionamento però è sempre lo stesso, quindi se abbiamo il manico troppo dritto dobbiamo smollarlo e quindi esattamente come quando facciamo che si avvita e si svita dovremo utilizzare la chiave che ci è stata data in dotazione, molto spesso è una brugola, è una chiave a brugola che si infila, diciamo, quindi all'interno del vano e con quella iniziamo a muovere il manico, ovviamente nel senso desiderato. Nell'esempio che abbiamo fatto il manico andava, dicevamo, smollato perché era troppo teso e quindi andremo a svitare leggermente, diciamo, come senso della direzione, il nostro truss rod. In questo modo il manico dovrebbe prendere curvatura. Come facciamo questa operazione? Ovviamente non è che ci mettiamo a svitare a manetta, ma inizieremo a muoverci anche solo per un quarto di giro, quindi proviamo a dare una piccola correzione di un quarto di giro, dopodiché andiamo a vedere come si è messo il manico. Potrebbe darsi che già un quarto di giro è sufficiente per farci cambiare, diciamo, la performance su questi tasti e quindi metterci a posto il manico. Potrebbe essere necessario, se invece fosse veramente troppo dritto, magari dare un secondo quarto di giro e quindi alla fine fare una correzione di mezzo giro e avere alla fine il manico a posto. Ovviamente potrebbe capitare il caso opposto, cioè che le corde sono comunque troppo distanti, sentiamo veramente che c'è troppa fatica a premere i tasti in questa parte perché probabilmente c'è troppa pancia. Facciamo il controllo, diciamo, della pancia e vediamo la distanza. Dicevamo, la distanza secondo me massima che avrebbe senso può essere quella attraverso la quale riusciamo a far passare uno spessore come quello di una carta di credito, ecco, ma va bene anche qualcosina in meno. Se ci sembra che la distanza è troppa, come dicevamo in questa parte di manico, allora vuol dire che il nostro manico andrà tirato. Stessa operazione di prima, mettiamo la nostra chiave di regolazione, in questo caso andremo a avvitare, quindi tireremo il manico. Sempre con le stesse modalità, non ci muoviamo mai troppo tutto in un colpo, ma ci muoviamo di un quarto di giro e iniziamo a vedere l'effetto. Se serve possiamo ancora dare un altro quarto di giro e poi in qualsiasi caso fermiamoci, piuttosto lasciamo riposare il legno che si assesti del manico magari anche solo una mezz'oretta e poi facciamo un ulteriore controllo prima di muoverci eventualmente a fare ulteriori correzioni, perché ci potrebbero essere dei casi in cui il legno non segue immediatamente il movimento del truss rod ma oppone un pochino di resistenza, ma poi si assesta
e quindi vediamo la regolazione poi definitiva. Questo dicevamo per quanto riguarda il truss rod, e come dicevamo il manico come difetto classico può essere o troppo duro da suonare in questi tasti perché le corde sono diventate troppo alte, in quel caso vuol dire che il manico ha troppa pancia e va quindi tirato un pochino indietro, quindi di fatto dobbiamo agire sul truss rod tirando il manico, avvitandolo. Oppure potremmo avere l'effetto opposto, un manico troppo dritto, i tasti in questa zona tendono a friggere e in questo caso faremo l'opposto, andremo a svitare leggermente il truss rod permettendo al manico di riprendere un pochino di pancia. Potremmo avere poi il problema invece di avere questa zona di tasti che tende a friggere. Allora, se frigge questa zona di manico, il problema è quasi sempre legato all'altezza delle sellette, cioè se ci frigge questa zona, ovviamente parliamo di una frittura abbastanza generalizzata, perché se è un singolo tasto allora potrebbe essere il tasto semplicemente che non è a posto, cioè si è mosso, magari è diventato troppo alto, troppo basso rispetto a quello prima e ci vengono fuori questi effetti. Ma se abbiamo una zona di manico che invece tende a friggere, probabilmente vuol dire che abbiamo le sellette troppo basse. Allora in questo caso alzeremo le sellette piano piano, anche qui in modo progressivo, decideremo su tutte le corde, solo su una corda dipende quali sono, diciamo, le corde che friggono, più o meno su quali tasti, e cercheremo di andare a correggere ovviamente la cosa. Solitamente le sellette hanno delle brugole che permettono la regolazione, sono delle brugole che, come vedete, sono piccoline, piuttosto che nel caso dei vecchi Fender avevano proprio la vitina con un cacciavitino che poteva entrare a regolarla, ma in qualsiasi caso andremo ad agire e piano piano, se sono troppo basse, le alziamo. Viceversa, se troviamo buono questa zona del manico ma faticoso da suonare questa, vuol dire probabilmente che avremo le sellette troppo alte e quindi andremo progressivamente ad abbassarle, anche qui sempre in modo progressivo, facendo delle prove, fino a quando non troviamo il giusto comfort nell'esecuzione. Questo per quanto riguarda quindi l'action. Per quanto riguarda invece, dicevamo, l'altro aspetto dell'intonazione, sempre legato alle sellette, questo è una verifica che possiamo fare utilizzando un accordatore innanzitutto. Quindi che cosa faremo? Accorderemo la corda a vuoto tipicamente. Una volta accordata la corda a vuoto andiamo a premere l'ottava. Quello che dobbiamo vedere con l'accordatore è che premendo l'ottava il suono ovviamente ci dice che è perfettamente centrato. Se invece la corda a vuoto risulta perfettamente accordata, ma quando premiamo l'ottava la nota non è più perfettamente accordata, quindi vuol dire che la potremo trovare o un po' calante o un po' crescente rispetto a quello che è il suono corretto, allora dovremo andare ad agire sulle sellette. Solitamente le sellette, nel caso per esempio di Fender, hanno una vite qua al fondo che permette di allungare o accorciare la distanza della selletta all'interno del ponte su cui è fissata. Vedete che c'è una vitina, c'è una molla qua sopra che permette ovviamente di spingere la selletta in avanti oppure la facciamo far richiamare indietro con la vite. E quindi che cosa faremo? Se la nota è calante dovremo andare a svitare, diciamo, la vite per far scorrere in avanti la selletta. Se la nota invece è crescente dovremo tirare indietro la selletta, quindi avviteremo e faremo scorrere indietro la selletta fino a quando non avremo trovato l'intonazione corretta. Quindi ripeteremo l'operazione, iniziamo a muoverci, recuperiamo, magari immaginiamo che sia crescente, quindi devo avvitare un pochino e tirare indietro la selletta. Quindi farò la mia nota a vuoto, vedo che è crescente, inizio a tirarla indietro di un pochino, magari facendo qualche giro, la faccio scorrere di qualche millimetro indietro, riprovo la stessa cosa, ottava, vedo se è andata a posto, se non è ancora andata a posto la tirerò ancora un po' più indietro, fino a quando, facendo l'operazione, non vedo che ho perfettamente calibrato le ottave. E questo è quello che riguarda l'ottavatura.
A questo punto nel nostro strumento che cosa abbiamo regolato? Abbiamo regolato un action confortevole per le nostre esigenze, nel frattempo abbiamo verificato che il manico sia quindi anche correttamente settato, abbiamo regolato l'intonazione, possiamo ancora andare a fare ancora la regolazione dell'altezza dei pick up rispetto alle corde, quindi la distanza che c'è tra la corda e il pick up. Allora, non c'è una ricetta ovviamente univoca universale, perché dipende un po' dal pick up eccetera, però in generale diciamo che se un pick up è troppo distante dalle corde si peggiora il rapporto cosiddetto segnale-rumore, nel senso che la corda emette una vibrazione ma questa è più debole, è raccolta più debole, quindi il pick up ce la fornirà con un volume più basso. Se invece il pick up è troppo vicino c'è il rischio che il suono venga molto appiattito e si perda completamente la dinamica, diciamo, del suono. Quindi bisogna trovare, diciamo, un po' un giusto equilibrio. In caso di bassi che hanno due pick up bisogna sempre considerare poi che il pick up al ponte genera un segnale più basso rispetto al pick up al manico che genera un segnale più forte, semplicemente proprio per la posizione in cui sono messi i pick up. La vibrazione della corda qui genera un segnale sicuramente più presente rispetto a quello che viene generato in questa zona. Quindi questo vuol dire che tenderemo a bilanciare noi questa cosa tenendo un po' più alto il pick up al ponte e un po' più basso il pick up al manico per cercare di bilanciare i due segnali. E poi andremo a fare le regolazioni. Anche a livello di distanza tra le singole corde ci possono essere delle differenze. Per esempio, quasi sempre su un jazz bass, siccome le corde più fini hanno un segnale più debole delle corde più spesse, si tende ad avere il pick up un po' più alto dalla parte del Sol e un po' più basso dalla parte del Mi. Questo su un single coil classico, per esempio. Però, ripeto, sono tutte cose che poi devono essere valutate attraverso l'orecchie. Se dovessimo dare un'indicazione generale generica, diciamo che una distanza tra corde pick up di 4, 5, 6 mm può essere ragionevolmente sensata. Però può essere anche meno. Io in questo caso probabilmente ho circa 4 mm se guardo dal lato del Mi, ma ho probabilmente 1,5 mm, 2 dal lato del Sol. In questo modo però riesco ad avere un suono bilanciato. Questo per quanto riguarda il pick up al ponte. Il pick up al manico ha un pochino più di margine. E quindi con questo abbiamo visto anche l'aspetto di regolazione del pick up. Queste, diciamo, sono secondo me le cose basiche che praticamente chiunque può essere in grado di fare sullo strumento. Non compromettono nulla, non creano sicuramente danni, come avete visto va semplicemente fatto tutto in modo progressivo, anche le azioni sul truss-rod, e alla peggio si può sempre tornare indietro muovendosi semplicemente nella direzione opposta. Non succede assolutamente nulla. Ci sono altri tipi di interventi che invece possono essere più complessi, quindi magari richiedono anche attrezzature, non sempre possono essere fatti in casa o comunque potrebbero non essere reversibili. Faccio un esempio: regolare l'altezza del capotasto, un capotasto tradizionale, se mi rendo conto che devo magari limare un po' la sede eccetera, questo può essere già un pochino più critico, perché se per caso sbaglio, limo troppo eccetera, poi devo sostituire l'intero capotasto e rischio quindi di fare magari qualche pasticcio in più. Allora, per cose del genere potete sicuramente ricorrere a un liutaio. Esattamente come se ho un tasto che si alza, prima di andare a mettermi a martellare sul tasto piuttosto che provare a limarlo o cose del genere, forse è meglio andare insomma da un liutaio. Quindi ci sono interventi dove sicuramente andare da un liutaio fa bene. Andare da un liutaio per farsi fare un setup generico dello strumento con le cose che vi ho raccontato io si può fare, ma il problema di fondo è intanto che il liutaio farà un setup più o meno generico per lui, che possa andare bene, ma non è detto che sia quello che calza per voi, perché magari l'action che ha impostato, diciamo, il liutaio, pur essendo un'action buona, non è magari esattamente quella che cercavate, magari voi la volevate più bassa o magari più alta. E quindi se voi imparate a fare una serie di regolazioni in modo autonomo, potete personalizzarvi veramente lo strumento dal punto di vista del setup per la vostra esigenza specifica, che sarà diversa da quella di un altro bassista. Per fare un esempio proprio anche recente,
mi sono trovato sullo stesso palco con un altro bassista. Alla fine del soundcheck abbiamo fatto 4 chiacchiere, poi siccome c'era il mio basso appoggiato lì, lui non l'aveva ancora visto, ha chiesto se poteva provare, io ho detto certo, provalo. Ora nelle sue mani il basso friggeva un po' da tutte le parti. Il problema non era ovviamente il basso, era il setup, perché su quel setup suonato da me il basso non friggeva, suonato da lui friggeva, perché ovviamente aveva un tocco diverso e richiedeva probabilmente un'action più alta di quella che utilizzavo io, quindi con la mia action lui non si trovava sicuramente a suo agio per suonare e provocava tutta una serie di rumori più o meno molesti. Probabilmente se avesse potuto, fosse stato sullo strumento, si fosse potuto settare l'action, avrebbe avuto ovviamente lo strumento che suonava esattamente adatto al suo tocco e al suo modo di suonare. Questo quindi per dire che le ricette del setup sono poi assolutamente personali, per cui è una buona cosa imparare appunto a farle. Spero che questa chiacchierata sia stata utile. Ciao!